Commenti invecchiati male, episodio 2. Oggi è la volta dell'annuncio ufficiale di Milan Skriniar all'Inter, datato 2017. Alessio Murgida qui con me oggi. Ciao Alessio, ben ritrovato. Ciao Lorenzo, ciao a tutte le amiche e amici interisti di Passione Inter. Io già sorrido Alessio perché il primo episodio con Gabigol protagonista ha ottenuto molte visualizzazioni, molti commenti positivi, un format che abbiamo ideato durante una delle nostre live delle 19:30 in cui ci stavamo confrontando anche su tanti altri temi. Oggi, come detto, parliamo di Milan Skriniar, l'annuncio ufficiale di Milan Skriniar, però ti chiedo Alessio, prima di partire, se per chi si fosse perso il primo episodio ci racconti, ci ricordi che cos'è Commenti invecchiati male. Allora, un format che abbiamo pensato per farci due risate, nel senso che siamo andati alla ricerca di situazioni, di eventi del passato pubblicati sui canali ufficiali dell'Inter, quindi come trasferimenti, acquisti, cessioni, e siamo andati a leggere i commenti appunto di questi eventi per vedere ad anni di distanza che effetto fa rileggere certe cose. Dicevo, chiaramente siamo andati alla ricerca di situazioni che con la consapevolezza di oggi fanno sorridere, non abbiamo l'obiettivo di offendere nessuno, ma siamo andati a vedere semplicemente tipo grandi acquisti che venivano criticati o al contrario giocatori che sembravano grandi acquisti ma che poi in realtà si sono rivelati essere dei grandi flop. Hai fatto benissimo a specificare che infatti l'obiettivo non è quello di prendere in giro nessuno, ma è soltanto quello di divertirci insieme, puro intrattenimento, puro divertimento, tant'è che non vogliamo nemmeno prendere in giro nel caso, come ad esempio di Gabigol, lo stesso calciatore, chiaramente, questo era Certo. abbastanza scontato. Dicevamo, a dimostrazione di questo sono commenti pubblici che potete trovare ancora oggi sotto i vari post ufficiali dell'Inter, ma noi abbiamo deciso ovviamente di oscurare nomi, nickname e anche immagini del profilo delle persone che hanno commentato, che hanno pubblicato questi commenti. E a maggior ragione, dicevo, nei prossimi episodi sicuramente metteremo anche dei nostri commenti. Io ne ho già pronto uno mio, ormai storico, di commenti invecchiato male, sul quale ci faremo 4 risate. Parliamo oggi di Milan Skriniar, come dicevamo. Alessio, io ho selezionato i commenti, li ho già visti, alcuni mi hanno letteralmente spezzato in due, tu invece sei totalmente all'oscuro, quindi se sei pronto direi che possiamo partire. Per me possiamo andare. Allora, partiamo quindi con i commenti ai post dell'annuncio ufficiale del passaggio di Milan Skriniar all'Inter nel 2017. Li abbiamo divisi anche in sezioni. La prima sezione è quella dei prudenti. Perché l'ho chiamato dei prudenti allora, Alessio? Perché, ad esempio, il primo commento è quello di Enrico che dice: speriamo non sia il paracarro che ha lasciato intravedere nelle prime giornate a Genova. Mi piace molto la definizione di paracarro, molto Es particolare. Però almeno ha detto speriamo. Sì, esatto, non Non è era troppo troppo, netto. troppo critico, ecco. Troppo questo quindi Però ci sta nei 8 persone vedo che approvavano al tempo. sì, 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 sì. Qualcuno ha sorriso, forse questo è uno di quelli che è andato a Dopo. rivederlo dopo, col senno del poi. Il secondo, Simone, dice: "Dovevate prendere Manolas e avete preso lui." Ci sta, probabilmente non è nemmeno tifoso dell'Inter. Io direi che lo scambio Manolas-Skriniar oggi non lo rimpiango. Non No, so tu. direi di no, direi di no. Mi ricordo che in tanti erano andiamo a prendere Manolas, ci vuole un grande nome in difesa per l'Inter, e invece ha fatto bene l'Inter a scommettere su Skriniar, una scommessa direi riuscita bene. Direi proprio di sì. Su questi vado più veloce perché poi dal 5 si sale di livello, quindi, Okay. proseguiamo con il terzo. Questo è uno scambio di opinioni che mi ha fatto molto sorridere tra 2 social differenti. C'è questo scudetto che dice: "Ora annunciate D'Albert e Borca Valero." Io di quindi okay, grandi ambizioni, diciamo anche qui Esatto. col senno del poi. Su un altro social mi ha fatto molto sorridere il collegamento con Borca Valero di Chris che dice: "Che top player", in maniera ironica su Skriniar. Con lui sì che si vince il campionato. Se vi accontentate degli Skriniar e dei Borca Valero a 32 anni, vi meritate l'Inter di questi anni. C'è una differenza netta tra top player e buoni giocatori. Questo scambio accostato mi è piaciuto, non so che ne pensi tu. Direi di sì, e anche il fatto che Scudetto, chiedesse l'annuncio di D'Albert e Borcavalero anche con un po' di insistenza, nel senso aveva fretta,
fa pensare che in 5 anni son cambiate tante cose. Esattamente, esattamente. Commento numero 4, Fabio. L'ultimo slovacco in squadra è stato quasi linciato il Ecco, 5 maggio 2002, speriamo non si ripeta la storia, riferimento ovviamente a questo è Gresco. lo storico. Cominciamo questo è storico, questo è il Eh, prudente storico. esatto. Cominciamo un po' a salire di livello, tipo Marino. Chi? Il panchinaro? Gran roba. Chi Secco inizia i questo. commenti con le domande, come si dice, retoriche a cui non si può dare risposta son sempre quelli più gradassi, vabbè. Assolutamente. Cominciamo a salire piano piano, poi tra il 9 e il 10 ci sono dei pareri proprio perentori, fantastici. Gianluca dice: "Uno che si chiama Ecco. Milan, ma che squadra di merda stiamo allestendo?" Proprio in francese. Dai, il Bello questo. tormentone sul nome era uno dei più gettonati in Sì, quei sì, giorni. erano dei bei meme, c'è uno sfornato. Ma questo, ti dico, ci può stare, nel senso mettere il nome in mezzo. Poi in realtà era l'estate del 2017 ha cominciato è iniziata la Sì. ricostruzione per un Inter vincente, quindi in realtà stavano allestendo una squadra che poi avrebbe fatto le fortune dell'Inter. Assolutamente sì, assolutamente sì. E allora Paola invece ci avverte con la Samp è stato un disastro. Queste sono le statistiche reali. Aver visto le partite per crederci. Ranocchia è leggermente superiore. Quindi Paola ha La visto le scout. partite, esatto. Ha sentenziato che Ranocchia è leggermente superiore dopo aver visto le partite. No, qua non c'è tanto da dire, nel senso, le statistiche reali quali sono? I suoi occhi? Boh, vabbè. Diciamo fortuna ausilio ho visto altre partite evidentemente, Esatto, non le esatto. stesse di Paola. Numero 8, Luca, è ufficiale. Se acquistiamo gente così, quest'anno arriviamo decimi. Sveglia, vogliamo gente da Inter e di spessore. Questo gente da Inter, nel momento in cui stiamo registrando questo episodio, assume ancora un peso superiore. Non so che ne Eh, pensi tu. direi di sì. Direi che Skriniar è gente da Inter e con tutto il rispetto, si capisce quali sono i commenti presi da Facebook magari o da altri Esatto. social con quel sveglia molto, ecco, simbolico di Facebook, però vabbè. Verissimo, verissimo. Non ci avevo pensato a questo. Adesso i prossimi 2 li lascio leggere a te, perché i prossimi 2 sono tosti e poi dopo in Okay, chat ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo, segnatevi i numeri, vogliamo sapere i vostri preferiti. Occhio al numero 9, vai tu. allora. E lo annunciamo pure? Ma non lo so io, Questo è datato 7 luglio 2017. Attenzione perché se non erro il 10 ecco. Che Il schifo 10 ragazzi. quindi Ma Francesco dice: "Lo annunciamo pure." Michele: "Che schifo ragazzi." ma Così. io in un certo senso, guardando come dire, facendo dei 5 anni guardandomi 5 anni indietro, posso anche capire che uno abbia delle perplessità. Nel senso che l'Inter in quegli anni non è che avesse acquistato, grandissimi talenti che poi si sono rivelati dei campioni, Gabigol, João Mario, D'Albert, e chi più ne ha più ne metta. Quindi ci sta che uno dica: "Ma chi è questo? Cosa farà Sì. all'Inter?" Però etichettarlo subito con "che schifo ragazzi", onestamente Skriniar fece anche una stagione discreta alla Samp, cioè, però vabbè. Sì, sì, sì. Ci fu anche tra l'altro, diciamo anche a peggiorare ulteriormente i commenti, diciamo, la valutazione che, con l'inserimento di cartellini come contropartite fu una valutazione anche più abbastanza alta, Esatto. forse per chi non lo conosceva, soprattutto in quel momento Milan Skriniar, però questi sono proprio molto, molto secchi, diciamo. Occhio che qui si sale. Alla posizione numero 11 forse c'è la mia preferita di questo episodio di oggi, Alessio. Posizione numero 11, ho dovuto oscurare tutto il nome. Ah. Che giocatore mediocre. Se sarei nella federazione, aprirei un'inchiesta per manifesta incapacità. Quel se sarei ha contribuito alla Ha seconda contribuito, devo coltellata. dire, alla scelta anche del commento da parte tua, Sì, bello, questo mi piace. Questo per ora, poi vediamo gli altri 5, lo metto tra i preferiti, ma secondo me potrei sì. cambiare idea. Vediamo, vediamo. Questo ha un po' di tutto, è un mix di Esatto. oltre all'errore grammaticale, aprirei un'inchiesta per manifesta incapacità. Qui c'è Sì. proprio anche della supponenza molto spinta nel Sì. nel giudicare il lavoro.
Che gradisco, gradisco. Questo è probabilmente l'11 è il mio preferito. Andiamo avanti, ci avviciniamo alla conclusione. Questo è un triplo Mh. commento perché ha tutti questi 3 commenti hanno un filo conduttore. Maurizio scrive: "Ma Skriniar è meglio di Andreolli? Mi dispiace per Andreolli a cui non è stato rinnovato il contratto." Mattia dice: "Ma scusate, Andreolli è più scarso di questo qua, poi ci lamentiamo che non ci sono gli italiani." E Michele, anche qui ironico, dice: "Wow, Skriniar, altro che il Milan, noi sì che sappiamo acquistare. Svincoliamo Andreolli e spendiamo soldi per questo. Che dirigenza, continuate così." Questo il filo conduttore era per gli Andreollers, come vogliamo chiamarli. Esatto, anche vedo trittico di commenti su Facebook, tutti e 3 nomi Sì. con la M. Mi piace questo trittico di commenti. Onestamente adesso, no, magari ricordo male io, ma già al tempo si poteva definire Skriniar, non dico nettamente più forte di Andreolli, ma un giocatore che aveva delle prospettive migliori, però va bene. Guarda, Anche la fine io del su la fine del commento sì. sarebbe la parolaccia del "vaffa" Michele, no? Giusto, giusto, giusto. Con questo Non ci avevo spazio. fatto caso. Hai ragione, hai ragione. C'è anche il vaffa finale. Io su Andreolli ti dirò, un giocatore che a me piaceva e che, diciamo, nel ruolo del Ranocchia degli ultimi anni Sì, recenti, mi sarebbe piaciuto avere un Andreolli lì, nell'Inter. Quindi e forse era proprio quel periodo in cui lo avrei sì. valutato la permanenza. Adesso fa l'opinionista, se non sbaglio, in Te TV, Andreolli. Sì, 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 è vero, è vero, è vero, è vero. Mi è piaciuto questo trittico. Sì. Proseguiamo con siamo passati da Andreolli, questo mi piace perché è la stessa persona che il 7 luglio 2017 scrive: "Un Ah, altro Ranocchia." Poi bello. però 3 mesi più tardi, ad ottobre, il 23 ottobre, è tornato a chiedere scusa perché ha detto: "Sono pronto a scusarmi con lui personalmente." Molto, molto bello questo. Educato il ragazzo comunque, Sì. o la ragazza, mi piace. Non dico se lo metto o meno tra i preferiti, ma bello, questo mi piace, coerente devo dire. Tornato sui suoi passi, quindi ci sta. Già a ottobre tra l'altro, quindi dopo Sì. 1 mese e mezzo di campionato. E in realtà Sì, Skriniar sì. partì già forte, mi ricordo, Sì. anche con qualche gol se non sbaglio. Quindi, mi è piaciuto molto questo. Un altro Ranocchia, però poi ha avuto l'onestà di tornare sui suoi passi, di tornare sotto il post, ha cercato il suo commento e si è Esatto. autorisposto, quindi molto, molto apprezzato, cosa che non accade tutti i giorni. 14° commento, Davide dice: "Skriniar è un signor difensore." Questo ho messo per chiudere, Ale, Sì, uno dei pochi commenti che ho trovato, no, non uno dei pochi, però uno di quelli che invece ci avevano visto giusto. Ho voluto mettere come ultimo commento per riconoscere l'occhio dello scouting di Davide, che evidentemente non ha visto le stesse partite di Paola di prima, esatto. perché perché Davide Queste dice: "Skriniar è un." statistiche reali. Esatto, esattamente. Dice: "È un signor difensore, altro che terzo o quarto. Se non lo linciate al primo errore come al vostro solito, è destinato a diventare un top player." E diciamo, Davide un applauso se lo potrebbe anche Se meritare, lo dai, per se se quello lo che può se lo merita, non so se questo è chiuso, chiudi con questo commento qui, volevi chiudere? sì, 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 questa è la Ci chiusura. può stare, ci può stare. Ci può stare, Dice bravo a Davide. era per riportare ovviamente che non tutti invecchiano male i commenti, anzi c'è anche Esatto. chi ci azzecca, e mi faceva piacere chiudere con questo modo qua. Fatemi sapere nei commenti il vostro preferito. Allora, Alessio, io son curioso di sapere il tuo. Ma io se non sbaglio il 13, quello dove lui è tornato a rispondersi da solo. Okay. Devo dire io apprezzo, mi ha fatto anche ridere un altro Ranocchia così, senza Sì. spiegazioni, argomentazioni, niente, però poi dopo 1 mese e mezzo di campionato è tornato subito a scusarsi, e magari poi Skriniar, il bello è che poi magari faceva bene quel 1 mese e mezzo di campionato e poi magari faceva male e quindi Sì, doveva tornare sotto il posto lui a dire: "Mi riscuso e dico un altro di Ranocchia". nuovo. Quindi mi piace, mi è piaciuto molto. Che poi bisognerebbe anche capire allora, un altro Ranocchia quindi era chiaramente in senso dispregiativo, lui non ha una grande Certo. considerazione di Ranocchia, perché poi è andato a scusarsi, quindi anche qui era il "doppio insulto" tra virgolette, su Esatto, sia lo per possiamo usare Ranocchia anche per l'episodio su Ranocchia, se dovessimo farlo. esattamente.
Esattamente, esattamente. Allora se tu scegli il 13 io allora scelgo l'11°, quello l'11, del Cesarei e della manifesta sì. incapacità. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto. Grazie mille allora ad Alessio per aver partecipato a questo secondo episodio. Grazie a te Lorenzo e grazie anche agli amici che ci hanno seguito fin qui. Un grande saluto allora a tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo punto. Nei commenti aspetto quindi i vostri commenti preferiti. Vi chiedo anche se volete consigliarci i prossimi commenti invecchiati male da portare, se avete qualche post da andare a recuperare che vorreste approfondire nella nostra rubrica. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti, li raccogliamo poi anche all'interno del club di Passione Inter, dove ci divertiamo anche con tanti altri format, ovviamente, quindi passioneinter.club. Prima di salutarvi vi ricordo il primo episodio da non perdere, ovviamente con il nostro Simone abbiamo parlato dei commenti su Gabigol. Per chi ci ascolta in podcast lo trovate il link in descrizione, mentre per chi ci segue da YouTube vi lascio il link qui da guardare subito.